Ciao Rangers, finalmente online una nuova puntata di Storia di Rangers. Ritorniamo nell'ambientazione magica di Mystic Force per parlare di Korag e del Wolf Warrior. Iscriviti per non perderti nessun video sui Power Rangers. Facciamo un passo indietro. 20 anni prima delle avventure narrate nella serie, Rainbow guidava i maghi mistici nella grande battaglia contro Octomus, il supremo maestro degli inferi, e i suoi Morlock, per impedire loro di entrare nel regno umano. I maghi mistici respinsero i Morlock oltre la porta degli inferi. Fu allora che Rainbow, con immensa determinazione, scelse di rimanere per continuare a combattere contro le orde oscure. Nel frattempo, Niella, la guardiana, si preparò a compiere il suo dovere: sigillare il portale e impedire alle creature dell'oscurità di tornare nel mondo reale. Nel farlo imprigionò anche Rainbow negli inferi, un sacrificio che fece apparire come se fosse caduto vittima delle forze oscure. Per 20 anni Udon e gli altri credettero che Rainbow fosse morto in battaglia. In realtà era sopravvissuto, arrivando anche a sigillare Octomus, ma prima di essere sconfitto, il maestro era riuscito a trasformarlo nel suo fedele servitore Korag. Sebbene privo di memoria della sua vita precedente, Korag conservava alcuni aspetti del passato, come l'onore, rifiutandosi di attaccare avversari più deboli. Questo lo rendeva un servo completamente leale a Octomus. Korag era un abile guerriero e riuscì addirittura a domare Catastros, il cavallo selvaggio che diventò il suo Zord personale. Quando Imperius riuscì a trasportare i Rangers negli inferi per usare i loro poteri da guerriero leggendario e far rivivere Octomus, Udonna tentò di fermarlo, venendo attaccata da Octomus stesso. In quel momento un'ondata di ricordi riemerse nella mente di Korag, che accorse in suo aiuto. Con l'influenza malvagia spezzata, Korag si rivelò essere Rainbow, scioccando i presenti. Rainbow venne però rapidamente ricatturato negli inferi e trasformato di nuovo in Korag, portandolo a uno scontro finale con Nick. Rainbow stava per uccidere Nick quando Udonna intervenne, rivelando che Nick era in realtà il loro figlio Bowen. Questa rivelazione liberò definitivamente Rainbow dall'identità di Korag. La riunione familiare fu breve, poiché Octomus stava per tornare dagli inferi. Rainbow, usando un incantesimo per impedire a Udonna e ai Rangers di intervenire, si sacrificò per sconfiggere Octomus e distruggere gran parte degli inferi, restituendo ai Rangers i poteri da guerriero leggendario. Nonostante sembrasse morto, Udonna credeva fermamente nella sua sopravvivenza e partì alla sua ricerca. Dopo vari ostacoli riuscì a ritrovarlo grazie alla sua forma spirituale. Rainbow giaceva negli inferi nella sua forma antica. Udonna, grazie alla sua spada della neve, lo riportò sulla terra tra i Rangers. Il suo ritorno fu grandioso. Con un nuovo Morpher si trasformò nel Wolf Warrior, una forma simile a Korag ma con l'armatura rossa. In seguito, Limbo fu costretto ad affrontare di nuovo Korag, poiché il maestro trasformò Nick nel nuovo Korag per distruggere i villaggi della foresta di Breworld. Dopo aver liberato Nick, Rainbow si unì a Daggeron per affrontare il maestro nel regno mistico, ma venne privato della magia e ucciso in battaglia. Fortunatamente, Necrolai lo rianimò e Rainbow si unì alla battaglia finale contro il maestro. Infine, dopo la vittoria finale, Rainbow si riunì a Udonna e Nick, lasciando Breworld per andare a trovare i genitori adottivi di Nick, portando la sua storia a un lieto fine. Piaciuta questa storia? Seguimi per altri video sui Power Rangers.